Fly me to the moon. Puzzle film è un termine generico che viene utilizzato per indicare quelle pellicole che, in particolare nella costruzione della narrazione, mettono in discussione una o più convenzioni del cinema classico. Ciò che spesso hanno in comune questi film è la capacità di mettere in crisi lo spettatore, che si trova spaesato all'interno di un racconto non lineare e che dissemina indizi, che è necessario saper cogliere, lungo tutta la visione. Molto spesso sono dei gialli o dei noir, comportano che ci sia un mistero da risolvere e chi guarda tenderà ad identificarsi nella figura del detective protagonista. Ci sono però dei casi in cui questa non esiste e a tentare di ricostruire un significato e risolvere il giallo siamo solo noi spettatori. È ciò che accade quando ci accostiamo alla visione di Dogtooth, film del 2009 diretto da Yorgos Lanthimos. Veniamo catapultati in un mondo di cui non conosciamo e soprattutto non ci viene detto nulla. Non ci sono riferimenti geografici e temporali precisi. I dialoghi spesso sono surreali. Risulta difficile capire se ciò che vediamo accadere sia reale o meno. Sin dal principio, ogni scena, attraverso potenti metafore, ci fornisce indizi con i quali possiamo tentare il nostro lavoro di costruzione del significato. I tre protagonisti di fatto non hanno un nome né un'età e vivono sotto il costante controllo dei genitori che, richiamando il mito della caverna di Platone, impediscono loro di vedere il mondo reale, impedendogli di uscire di casa. Molti dei loro comportamenti ricordano i modi di agire tipici delle dittature, a partire dalla creazione di una neolingua, come in 1984 di George Orwell, che serve a cancellare un intero concetto, oltre che un significato. Mamma, mi passi il telefono, per favore? Ti ringrazio. Non possono ascoltare musica, né vedere film. Sono concessi solo i video, che vengono utilizzati anche al posto delle foto, forse come ulteriore metodo di controllo. La sessualità è erogata dai genitori, attraverso quella che potremmo definire un assistente sessuale. Esiste poi anche un fratello immaginario, che vive al di fuori e che per questo verrà ucciso da un gatto, che diventa il pericoloso nemico da incolpare quando accade qualcosa che metterebbe in dubbio l'autorità dei genitori. Il problema che pone Dogtooth non è solo quello della dittatura, c'è anche una questione educativa. Ci racconta una generazione adulta che non vuole che i propri figli abbiano la possibilità di crescere. È fondamentale poi la metafora del cane. Sta venendo educato al di fuori della casa, per essere plasmato a piacimento del padrone, da qualcuno che glielo imporrà. E qual è per i bambini il momento in cui si può uscire di casa? Quando perderanno il canino, quella parte docile di noi, che è stata o vuole essere plasmata, che è conforme al volere del padrone. E il canino traballa, dopo aver scoperto il cinema, che qui diventa termine ombrello per indicare l'arte, la musica, la cultura, che sono state proibite, così come è stato cancellato l'amore. Ciò insegna il libero pensiero, l'arma più potente per sconfiggere un regime, ma può essere anche usata dallo stesso per ottenere lo scopo opposto. Dall'aereo alla piscina. Le metafore del film trovano il modo di renderci chiaro che la protagonista è pronta alla fuga. E quando arriviamo al finale, e crediamo di avere in mano quasi tutti i pezzi del puzzle, Lanthimos ci stupisce con un non finale e lascia a noi spettatori il compito di decidere cosa sia successo. Dogtooth risulta quindi essere un puzzle film che non implica un mistero interno al racconto, bensì il mistero nasce nello spettatore, che cerca di dare un significato alla pellicola, rompendo in questo senso la quarta parete, o meglio, facendola rompere a noi e rendendoci parte integrante del film. E per farlo dobbiamo ragionare, impegnarci nella visione, liberandoci a nostra volta delle catene della superficialità. E se è vero, come diceva Truffaut, che un buon film ci dice sempre qualcosa sulla vita e qualcosa sul cinema, ecco che Dogtooth ci parla sì di dittature e metodi educativi oppressivi, ma allo stesso tempo ci parla del cinema come istanza liberatrice, che ci toglie le catene
e ci apre al mondo con uno sguardo nuovo, a una piscina che non può bastare per uno squalo, e nel farlo ci invoglia anche a diventare parte nel tentativo di svelarne i misteri, che però a volte è giusto che rimangano tali, e rinchiusi in un cofano, come un gatto di Schrödinger, che è contemporaneamente reale e nostra fantasia, proprio come il cinema. Mamma! Ho trovato 2 zombie in giardino!